Facciamo questo playtest, una racchetta un po' vecchia del 2020, l'ho appena presa usata, la proviamo. Non avevo mai provato una Speed, ma vedendola così tanto in campo, tanti giocatori che la utilizzano sia nel circuito professionistico sia nel circuito amatoriale dilettantistico, quello che tutti noi frequentiamo e di cui facciamo parte. E quindi ho detto fammi vedere un po' come funziona. Ne ho trovato una ad un prezzo decente online e l'ho portata sul campo. L'unica cosa che ho fatto è mettergli un grip in cuoio e l'ho utilizzata con le corde così come l'ho ricevuta, della MSV nel dettaglio. Vi racconto un po' di sensazioni. Allora, intanto iniziamo col dire che questa racchetta è fuori produzione perché è anno 2019-2020, è uscita la 360 Plus e poi la versione Auxetic, come ben sapete, ma questo non vuol dire che non si possa giocare con racchette che iniziano a essere ormai datate, no? Comunque se i telai sono buoni, sono ancora delle belle racchette, perché no? Partiamo con le specifiche. Piatto corde 100, abbiamo un peso di 300 grammi che col grip in cuoio orientativamente si porta sui 310-312, uno swing weight dato dalla casa madre a 317 con la versione con l'Hydro Sorb non cuoio, che chiaramente la differenza è la maggiorazione di peso, questo dato andrebbe a salire, io non ho gli strumenti diagnostici per poterlo dire. Piatto corde 16-19. Ma venendo alla sostanza, che cosa mi è sembrata? Per quanto riguarda i colpi da fondo campo ho trovato una similitudine con la Gravity MP che in quel periodo stavo utilizzando prima di infortunarmi, una Gravity MP che in qualche modo mancava di spinta e io ho sentito la stessa sensazione con questa racchetta, cosa che ho controbilanciato chiaramente con il manico in cuoio e l'aggiunta di qualche piombo, qualche grammo nello specifico nel cuore della racchetta, che mi ha dato un po' di spinta in più, ma di sicuro non arriva in maniera così semplice. Quindi se si vuole andare ad alto regime non è una racchetta che spinge facilmente, è una racchetta che posiziono tra una Prestige e una Radical, perché comunque ha una discreta come dire, inclinazione verso il controllo, verso la precisione, dall'altra parte mantiene un po' di potenza, diciamo, se così la possiamo definire, per quanto bisogna veramente spingere e bisogna appesantirla, per quanto mi riguarda, per ottenere un po' di massa in più. E dico questo anche in virtù del fatto che ora sto usando invece una racchetta che ho usato in passato, che è la Radical MP Graphene Touch 16-19, 295 grammi, con anche quella cuoio e del piombo in generale, che me la portano intorno ai 330 grammi finita, così come è stato per questa Speed. Tra le due c'è un abisso nella maneggevolezza e nella manovrabilità dello strumento del telaio. Il backspin per esempio è un colpo che con la Radical esce veramente da solo, ha un'uscita di palla impressionante, cosa che con la Speed invece non è stata. Ho faticato molto di più sul backspin. Per quanto riguarda i colpi in top spin, l'uscita è rimasta comunque buona per la Speed, ma c'è da spingere, non ti dà tanto a livello gratuito. Colpi piatti io in generale non gioco così tanto piatto, se non il rovescio, e la palla effettivamente quando spinge, cammina, esce, può far male soprattutto in campi indoor come in questo caso. Quindi è una racchetta che necessita, secondo me, per la conformazione con cui l'ho utilizzata, che è praticamente una Speed Pro, necessita di un braccio sicuramente allenato e delle gambe allenate che ti possono permettere di arrivare sempre giusto sulla palla. Per quanto riguarda il gioco al volo, diciamo che non è il punto forte di questa racchetta, la palla tende ad uscire, il controllo non è così elevato. Nonostante questo, con la tecnica giusta, premesso questo, si può ottenere un buon lavoro anche nei pressi della rete. Ha una velocità abbastanza alta, una manovrabilità abbastanza alta, che comunque le permettono di muoversi bene. Chiaramente la stabilità viene un po' meno a mancare.
Tutto ciò chiaramente può essere migliorato attraverso la customizzazione e effettivamente l'aumento dello swing weight, dell'inerzia dato dall'aggiunta del peso statico sul telaio possono dare sicuramente più stabilità, che effettivamente io ho percepito nelle volée. Non ho giocato ad altissimo ritmo la sessione al volo, quindi è da mettere sotto pressione da questo punto di vista, però tutto sommato il marchio di casa Ed nel gioco al volo si sente sicuramente. In questa sessione di allenamento non ho provato servizi, quindi diciamo che il quadro è un po' incompleto, ma si trattava così di un test on the go. Con l'amico Tore abbiamo fatto praticamente una palleggiata abbastanza blanda, tranquilla, per prendere un po' di ritmo, di continuità in fase di recupero appunto da un infortunio alla spalla. Spero che vi sia piaciuto questo video e magari ditemi nei commenti se vi farebbe piacere approfondire delle recensioni in maniera similare anche di altri telai, in modo che io lo possa fare e organizzare. Per quanto riguarda la sintesi finale su questa racchetta, su questo telaio, direi che ci devo giocare ancora delle ore per tirare fuori un quadro più dettagliato, più preciso, inserendo il servizio, facendoci magari un set, provandola con le corde che normalmente uso, che sono le Lynx Tour della Head 1,25 tirate 21-20, e dopodiché tirare le somme. In linea generale quello che mi è rimasto però è che sia una racchetta che comunque non ti aiuta troppo, hai bisogno tu di fare la differenza, e quindi nel momento in cui non hai una perfetta forma non è un telaio perfetto. Il fatto di utilizzarla MP senza le customizzazioni di qualunque sorta porta a non avere una spinta che comunque ad un certo livello devi avere, ed è la stessa sensazione che comunque provo con la Gravity MP nel momento in cui l'ho denudata da tutte le customizzazioni. Però non so, se l'avete provata, la utilizzate, ditemi anche voi cosa ne pensate di questa racchetta, di questo telaio, e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando.